Ciao ragazzi, sono Fabio e in questo video vi parlerò del materiale che utilizzo per dipingere a pastello. Nel mio lavoro utilizzo molti tipi di materiali contemporaneamente, quindi questo video è fatto per spiegarvi quali sono questi materiali e qual è la loro funzione. Cominciamo parlando della carta da pastello, che è estremamente importante. Esistono diversi tipi di carte da pastello. La carta che utilizzo io e quella che preferisco in assoluto è la carta Pastelmat della Clairefontaine, una casa francese che è nata nel 1858, che produce questa carta, che poi è un cartoncino, quindi da 360 grammi, che esiste in 14 diverse tonalità di colore ed è una carta che è una via di mezzo tra una carta vetrata e una carta vellutata. È una carta piuttosto abrasiva e che trattiene quindi molte quantità di colore, quindi molti strati, ed è uno dei motivi per cui la trovo fenomenale. Io utilizzo la variante grigio scuro, da non confondere con il grigio chiaro o il grigio antracite. Il grigio chiaro ovviamente è più chiaro, l'antracite è un grigio più scuro, io utilizzo il grigio scuro che è una via di mezzo, è un tono medio, quindi è una carta perfetta per lavorare sia con colori molto scuri sia con colori molto chiari, quindi le luci. Entrambi contrastano bene con la carta, quindi si vedono bene e il lavoro ne guadagna nel suo processo. I pastel pencil che utilizzo di più sono sicuramente gli Stabilo Carbotello, i Caran d'Ache pastel pencil e i pastel pencil della Contea Paris. Esistono molte case che producono diversi tipi di pastel pencil con diverse tonalità di colori, eccetera. Cominciamo con i Carbotello. Gli Stabilo Carbotello sono dei pastel pencil che, come suggerisce anche un po' il nome, sono un ibrido tra un carboncino e un pastello. Hanno in effetti una mina piuttosto secca che ricorda proprio i carboncini e sono disponibili in 60 varianti di colori. La mina degli Stabilo Carbotello ha uno spessore di 4,4 mm. I Carbotello possono essere miscelati con molta facilità, quindi si possono creare delle transizioni, delle sovrapposizioni e dei toni intermedi di colore, soprattutto sulla carta da pastello, che è ideale per questo tipo di strumento. I pastel pencil della Caran d'Ache sono le matite pastello per eccellenza, sono svizzeri e sono delle matite pastello di alta qualità, li trovo veramente fantastici, li amo e sono molto intensi. Sono disponibili in 84 colori diversi. I pastel pencil della Caran d'Ache, come anche gli Stabilo Carbotello e altri pastel pencil, hanno dentro la loro mina una quantità di pigmento, quindi colore puro e intenso, che è mischiato a dei leganti, ovviamente, a delle sostanze leganti che servono per rendere la matita rigida, la mina temperabile e quindi per essere fruiti nel migliore dei modi. Diciamo che qui c'è già una parentesi da fare che è importante e che vedremo dopo parlando dei gessetti, ovvero le matite pastello che hanno nella mina una quantità di legante più alta rispetto al colore, a differenza dei pastelli a gessetto che invece hanno una quantità di pigmento più alta, sono un po' meno intensi ovviamente dei gessetti, però le matite pastello hanno comunque un'intensità molto forte rispetto a delle matite colorate normali e quindi possono essere utilizzati nella pittura a pastello per creare velature, per creare sfumature e per intensificare il lavoro e curarlo nei dettagli dove occorre farlo. La mina dei Caran d'Ache pastel pencil è di 4,7 mm, quindi è già un po' più spesso rispetto agli Stabilo Carbotello. Abbiamo poi i pastel pencil della Contea Paris, una casa francese storica e molto rinomata, che sono dei pastel pencil che possiamo definire una via di mezzo tra i Caran d'Ache e gli Stabilo Carbotello. Li utilizzo sovente, hanno uno spessore del fusto di circa 9 mm, quindi fra tutti i pastel pencil sono quelli un po' più spessi, richiedono dei temperini particolari per poter essere limati e temperati. Hanno comunque un'intensità molto importante e anche questi sulla Pastelmat vanno benissimo e anche questi si possono miscelare insieme ai Caran d'Ache e insieme agli Stabilo Carbotello. Perché utilizzo tutti e tre questi tipi di pastel pencil? Perché esistono dei colori, ad esempio, che trovo fra gli Stabilo Carbotello che non trovo tra i Caran d'Ache pastel pencil
e viceversa, così come ci sono dei colori che trovo nei pastel pencil della Contea Paris che non trovo negli Stabilo Carbotello. Quindi diciamo che l'insieme di tutte queste matite pastello è importante per avere una gamma di colori molto più ampia, è come se diventassero complementari, anche se hanno delle differenze nel loro uso, perché vedremo come gli Stabilo Carbotello sono leggermente più deboli, se così si può dire, rispetto ai Caran-d'Ache, però comunque il fatto che trovo nei Carbotello dei colori che non trovo nei Caran-d'Ache e viceversa li rende tutti molto preziosi nel lavoro su un dipinto. Parliamo adesso dei gessetti, quindi i pastelli secchi, i pastelli morbidi che si presentano sotto forma di stick, il vero e proprio gessetto, che è il fulcro di tutta la pittura a pastello, perché dovete sapere che sono i colori che hanno la vera intensità, hanno una vibrazione e un'intensità uniche rispetto alle matite pastello, ovviamente, e sono quelli che permettono veramente di tirare fuori il meglio da un dipinto a pastello. Considerate che anche in questo caso esistono molte case di pastelli, non li ho provati ancora tutti quanti nella mia vita, ma ho provato quelli che credo siano i migliori. Anche qui ci sono, oltre a diverse case che producono pastelli a gessetto, anche diverse durezze, quindi ci sono delle diversità tra i pastelli e dei motivi per cui a volte si scelgono alcuni pastelli rispetto ad altri. Cominciamo con i pastelli della Rembrandt, che sono dei pastelli, possiamo definirli entry level, quindi dei pastelli base. Sono abbastanza duri, quindi se voi prendete un gessetto della Rembrandt sentirete subito come è piuttosto sodo e compatto. È piuttosto duro, ha un'intensità molto forte che ovviamente messa a confronto con l'intensità di un colore su un pastel pencil è già altissima. Nonostante questo sono i pastelli tra quelli professionali, diciamo basic, nel senso che sono intensi sì, ma non arrivano a un'intensità eccezionale come altri pastelli che vedremo dopo. Ci sono poi a salire i pastelli della Sennelier, della Schmincke, che sono dei pastelli già più morbidi, e con più morbidi intendo più farinosi, più polverosi, che però hanno anche più intensità. Questo è dovuto a degli equilibri interni al gessetto che sono fatti di quantità di pigmento in relazione alla quantità di leganti. Quindi più legante c'è, meno il pastello è intenso, perché ha meno pigmento puro, il pastello è più duro, quindi diciamo che si lavora con più facilità, però perde un po' di intensità. E al contrario, i pastelli che hanno più pigmento, quindi che sono più intensi, si sgretolano più facilmente, sono un po' più farinosi. Diciamo che ogni casa di pastello ha un po' la sua ricetta e trova la sua formula migliore per produrre questi stick che hanno comunque dei livelli di intensità molto interessanti. Esistono poi i pastelli della Giraud, una casa francese che è storica e che quindi è proprio una boutique quasi a conduzione familiare, che produce questi piccoli pastelli che sono molto compatti, quindi molto, come dire, versatili e buoni per la lavorazione, perché non sono farinosi o non si sgretolano troppo facilmente, però allo stesso tempo hanno una grande intensità del colore, quindi diciamo che è una ricetta tra le migliori. È uno dei motivi per cui i pastelli della Giraud sono anche piuttosto cari, però la qualità è assicurata. Come vi dicevo, gli Stabilo Carbotello, per quanto abbiano già una grande resa sulla carta Pastelmat, tra tutti i materiali che abbiamo a disposizione sono i colori meno intensi, e ve lo mostro creando un piccolo punto dove utilizzo il nero della Carbotello facendo una buona pressione, quindi diciamo alla sua massima intensità. Come vedete è già un buon nero. Carbotello. Adesso prendiamo il pastel pencil Caran-d'Ache con il suo nero 009 e notiamo la differenza con il nero della Carbotello. Quindi
prima cosa che salterà all'occhio è che è un nero leggermente diverso, con un'intensità maggiore, che adesso spero che in video si vedrà. A me qui risulta molto evidente che il nero della Caran d'Ache è più intenso del nero della Carbotello. Ma adesso cominciamo a vedere che cosa succede con i gessetti. Allora, cominciamo a prendere un gessetto. Io qui ho un pezzo di nero della Blox. I gessetti Blox sono dei gessetti che provengono dal Belgio, quindi di una casa belga che produce dei gessetti che sono tra i primi che ho conosciuto ed utilizzato. Sono dei gessetti particolari, non sono tra i più intensi al mondo, però secondo me la loro particolarità è che danno il loro meglio sui colori chiari, quindi su tutte le luci, su tutti i colori che sono molto accesi, sui bianchi, sui gialli. Ci sono dei colori appunto estremamente chiari, oppure parlando appunto dei bianchi che devono essere molto luminosi. Diciamo che il bianco della Blox è tra i più intensi che io abbia mai trovato, mentre per controparte hanno un'intensità minore, quindi sono più blandi sui colori scuri, e ne è la prova il nero. In effetti il nero della Blox assomiglierà molto al nero della Caran d'Ache come intensità. Come vedete siamo lì. Considerate che è un gessetto, quindi ha comunque un'intensità importante, però non è che cambi molto. Rispetto al Caran d'Ache della Pastel Pencil. Passiamo al gessetto della Rembrandt. Rembrandt, una gamma di gessetti molto ampia, sono dei gessetti molto buoni, sono duri, quindi hanno una grande quantità di legante e poco pigmento. Ecco perché tra tutti sono i gessetti più basic, diciamo, sia sugli scuri sia sui chiari. Non ha una grande intensità, ma comunque è un'intensità che, se guardiamo prendendo sempre a riferimento il nero rispetto ai pastel pencil, si fa già notare. Vedete come il nero è più scuro proprio, sembra che sia decisamente più intenso. Passiamo adesso a un nero sempre della Sennelier. Quindi Sennelier, un pastello molto morbido, quindi molto friabile, molto sporchevole, molto polveroso, ma questo proprio perché contiene una quantità di pigmento molto alta che in relazione al legante è appunto altissima, e quindi consente un'intensità del colore più importante. Facendo la solita prova qua vicino, ecco, vediamo come l'intensità è visibilmente più alta rispetto a tutti gli altri neri. E chiudiamo con un pastello della Giraud. Vedete anche come sono diversi tra loro. Questo stick della Giraud, che è molto compatto, piuttosto duro, ma con un'intensità estremamente forte. Questi sono alcuni tra i pastelli migliori al mondo, i Giraud. Hanno un prezzo medio che varia dai 4 ai 4,20 € a pastello. Guardate come il nero della Giraud si fa notare come intensità rispetto ai neri precedenti, con un'intensità molto più forte, che io spero che in video si evinca, perché davanti ai miei occhi è veramente evidente, soprattutto se adesso consideriamo l'intensità del nero, quindi dei neri degli ultimi pastelli utilizzati, rispetto a quello delle matite, che è estremamente diverso. Questa è una cosa che potrete notare provando voi stessi i pastelli, le diverse marche di pastelli, e anche quindi facendovi un'idea della diversità nella loro composizione, la diversità nella loro durezza, nella loro morbidezza, e quindi è qualcosa che vi aiuterà anche a scegliere i pastelli migliori, che fanno più per voi, che sono più adeguati rispetto a quello che state dipingendo.